Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio del mio podcast. Come state? Io sto molto bene. Qui in Italia sta per arrivare il bel tempo. Inizia a fare caldo. Da voi com'è il tempo in questo momento? Fatemelo sapere con un messaggio su HelloTalk o una nota audio su Anchor. Sono molto curioso. Tutti i link sono in descrizione. Bene, detto ciò, nella puntata di oggi vorrei parlarvi della differenza fra la parola volta e tempo. Vedremo alcuni esempi per cercare di capire quando e come usare correttamente queste due parole. Molto spesso vengono confuse nel momento in cui si vuole tradurre una frase dall'inglese all'italiano. Cominciamo con la parola tempo. Usiamo la parola tempo per riferirci al tempo atmosferico o meteorologico. Ad esempio, oggi il tempo è bellissimo, non ci sono nuvole in cielo. In questo caso, la traduzione inglese di tempo è weather. La parola tempo si usa anche per riferirsi a un altro tipo di tempo, quello ad esempio misurabile con l'orologio, con il calendario, eccetera, quindi al trascorrere degli eventi. Due esempi possono essere: hai tempo per leggere la mia lettera oggi? Oppure durante la settimana non ho tempo per guardare la televisione. In questo caso, la traduzione inglese per la parola tempo è time. Detto ciò, abbiamo questi due usi della parola tempo. Ovviamente non sono gli unici, perché la parola tempo si usa in tantissimi contesti. Uno di questi, ad esempio, è il tempo musicale. Per il momento ci soffermiamo solamente su questi due usi della parola tempo, che sono quelli più facilmente confondibili con la parola volta, soprattutto quando si parla del trascorrere degli eventi. Quindi, la parola tempo si usa per parlare del tempo atmosferico o meteorologico e del tempo misurabile in giorni, ore, eccetera. Passiamo alla parola volta. La parola volta si usa quando si parla della ripetizione di un'azione o di un fatto. Questo è molto importante. La parola volta si usa per esprimere la ripetizione di un fatto. Ed è qui che c'è confusione tra la parola tempo e la parola volta. Se io devo dire che un'azione è ripetuta nel tempo, devo usare la parola volta. Vediamo degli esempi. Questa settimana sono andato al supermercato un paio di volte. Ho letto questo libro 2 volte. Te l'ho detto più volte che non mi piace il caffè. Ok? Perché c'è confusione? Perché la traduzione in inglese di volta, in questo contesto, è time, una volta, one time o once. È per questo motivo che spesso si usa erroneamente la parola tempo in italiano. Quindi, se io devo sottolineare la ripetizione di un fatto, di un evento nel tempo, devo usare la parola volta. Esempio, faccio sport 3 volte alla settimana. Voglio anche dirvi un altro contesto in cui queste due parole hanno lo stesso significato. Quando parliamo del passato. Quando ci riferiamo ad un passato non ben definito, quindi in passato. Semplicemente possiamo dire una volta oppure un tempo. Per esempio, se io voglio dire in passato le cose erano diverse, posso dire
una volta le cose erano diverse, ma anche un tempo le cose erano diverse. Solamente in questo caso volta e tempo sono sinonimi, perché entrambi significano in passato. Tenete bene a mente la differenza di cui abbiamo parlato in questa puntata. Ovviamente queste parole, volta e tempo, hanno anche altri significati. Volta è una parola che trovate in architettura, ad esempio, mentre tempo, come dicevo prima, è una parola che trovate anche in campo musicale, in campo filosofico, eccetera. Quindi, vi ripeto, in questo episodio non ho voluto spiegare tutti i significati di queste due parole. Ho preferito spiegarvi solamente quei significati che portano a confondere l'uso di queste due parole nella conversazione. Mi fermo qui per oggi, perché voglio che riflettiate bene su queste due parole. Ovviamente, saperle usare bene fa la differenza quando si parla. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi questo podcast. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.